Oggi siamo qui con due microfoni, lo Shure SM7B e lo Shure MV7X. Quale dei due suona meglio? Quale è più adatto per far podcast? Scopriamolo insieme. Come ti raccontavo nell'introduzione, oggi paragoniamo due microfoni della Shure, il leggendario Shure SM7B con il fratellino piccolo Shure MV7X. Entrambi sono due microfoni Shure, entrambi hanno una costruzione solidissima, avrai visto sicuramente tanti video sul mio canale. Bene, entrambi i microfoni stanno entrando nel mio Tascam Mixcast 4 e non applicherò nessun tipo di effetto, quindi né equalizzazione né compressione, niente. L'unica cosa che farò è portare in post-produzione di questo video il gain a meno 14 lux in modo che tu lo possa ascoltare più comodamente possibile. A proposito di ascoltare comodamente, ti invito a mettere le migliori cuffie che hai a disposizione, perché solo mettendo le migliori cuffie che hai a disposizione puoi ascoltare le sfumature dei due microfoni. Come vedi, mentre io parlo, compaiono le scritte, quindi stai vedendo quando sto parlando in questo microfono e quando sto parlando in quest'altro microfono. Benissimo. Se tu non avessi le migliori cuffie a disposizione, delle cuffie quanto più flat possibile, probabilmente non coglieresti le differenze tra i microfoni, oppure non coglieresti tutte le differenze tra i microfoni. Partiamo dai punti in comune di questi due microfoni. Allora, entrambi sono microfoni dinamici. Dinamici significa che sono la scelta migliore in ambienti non acusticamente trattati. Quindi se la tua stanza non è o non vuoi trattarla acusticamente, scegli un microfono dinamico anziché un microfono a condensatore. Il secondo punto in comune è il pattern polare cardioide. Cardioide significa che questi microfoni sono molto più sensibili nella parte anteriore, un po' nella parte laterale e quasi niente nella parte posteriore. Questo è un grosso vantaggio, cioè l'utilizzo di questo tipo di pattern polare, perché? Perché orientando, come sto facendo io in questo momento, la parte posteriore del microfono verso l'eventuale fonte di rumore, tu ti assicuri che la fonte di rumore non entri così forte dentro il microfono. Nessun microfono fa miracoli, però sicuramente orientare questa parte qui, la parte posteriore, verso la fonte di rumore ti assicura che questa fonte di rumore sia meno presente nella tua registrazione. Ok, quindi orienta per esempio la parte posteriore verso una finestra, oltre la quale c'è casino, una parete oltre la quale ci sono vicini rumorosi, oppure, non so, verso il computer dove ci sono le ventole che vanno a fuoco. Insomma, qualsiasi sia la fonte di rumore nella tua stanza, orienta la parte posteriore del microfono con pattern polare cardioide verso la fonte del rumore. Bene, quindi al di là di questi due punti in comune, entrambi i microfoni dinamici, entrambi i microfoni con pattern polare, possiamo aggiungere soltanto la costruzione, che è Shure, una costruzione solida, una costruzione robusta, quindi niente da dire su questi due microfoni. Il resto è tutta differenza. Differenza che c'è nel prezzo, perché questo costa intorno ai 165 euro, ma ti lascio il link in descrizione. Questo qui costa intorno ai 380 euro. Quindi una differenza di prezzo abbastanza importante, perché con i soldi di questo te ne compri due e ti avanzano i spiccioli per un cavo o due cavi, ok? Però non è solo una questione di prezzo. Voglio farti sentire, per questo ti ho chiesto di mettere le migliori cuffie, come tutto sommato la differenza audio, la differenza di suono tra questi due microfoni c'è, perché è innegabile, ma vale la pena spendere 380 euro anziché 160 per questa piccola differenza di suono? La risposta la conosci soltanto tu. Ok? E questo microfono spesso viene utilizzato perché è di moda, perché tutti gli youtuber ce l'hanno, perché non lo so, perché è stato usato da certi personaggi per registrare, o comunque lo vedi spessissimo, quindi lo vuoi pensando che questo sia il meglio possibile. Ma non è così. Non esiste il microfono migliore, se no tutti comprerebbero quello e gli altri prodotti fallirebbero tutti. Ok, quindi non è questo. Si tratta non solo di avere il budget giusto, perché magari non ce l'hai e non è vergogna, oppure non vuoi giustamente spendere perché devi comprarti la scheda audio, magari vuoi comprarti un registratore, ti vuoi comprare il microfono, ti servono i cavi, ti serve l'asta, ti servono un sacco di cose e non ce l'hai 390 euro. Giustamente, cioè ci mancherebbe. In questo periodo non è che tutti hanno 400 euro in tasca pronti e prendimi i soldi. Ok, benissimo. Quindi magari fai questo lavoro da un sacco di tempo, guadagni un sacco di soldi, allora ti vuoi comprare questo, ti vuoi concedere uno sfizio, un regalo, ci sta. Io non giudico, ognuno fa quello che vuole con i propri soldi. Però magari se sei all'inizio e stai guardando questo video, io ti invito a prendere questo come serie alternativa.
Perché ti stai rendendo conto, sperando che tu abbia delle cuffie decenti, ti stai rendendo conto che tutto sommato la differenza che c'è tra i due microfoni, che c'è, non sto negando che ci sia, c'è, ma non è così ampia da valere il doppio, quindi altri 160, no? Di più. 200 euro? Sì, caspita, quasi 200 euro in più. Ok? Quindi vale la pena? Non lo so, dimmelo tu. Nel frattempo io sto parlando, ti sto raccontando cose in modo che tu veda quale microfono è attivo in questo momento, in modo che tu riesca a farti un'idea. Un consiglio che ti do è quello di guardare questo video una seconda volta, dopo che è finito, senza guardare il monitor, quindi senza guardare me e senza guardare le scritte che compaiono in sovraimpressione, in modo tale da allenare il tuo orecchio a sentire le differenze, quindi quando c'è un microfono e quando c'è l'altro. Questo, ancora di più, ti aiuta perché mentre quando tu vedi la scritta Shure SM7B probabilmente dici beh caspita questo suona veramente da paura, quando invece non vedi la scritta probabilmente potrebbe piacerti più questo, ok? Quindi hai come dire, sei meno influenzato dal modello, in questo caso non il marchio perché è lo stesso marchio, ma dal modello di questo microfono, ok? Quindi spero di averti detto tutto quello che ti interessava ascoltare, ti ho raccontato i due microfoni e ti ho dato un consiglio dal mio punto di vista, visto che sono due microfoni che suonano veramente molto bene, forse utilizzare questo è la scelta migliore. Che questo comunque non è economico, perché 160 euro, 165, non mi ricordo quant'è, ma ti lascio il link in descrizione, non è proprio economico. Sul mio canale trovi microfoni che costano anche 50 euro, come il Fuse SL40X, oppure 90 euro come il T-Bone BC500, eccetera, eccetera. Ok? Ho 110 euro l'Elgato Wave DX, che è un altro microfono che mi piace tanto. Insomma, ci sono tante alternative per tutte le tasche. Quindi non devi svenarti, non devi spendere un capitale, perché non ha senso. Perché tanto, come dico sempre io, per spendere soldi c'è sempre tempo. Ok? Quindi non devi fare investimenti o non devi indebitarti adesso. Per spendere soldi c'è tutta la vita. Quindi inizia piano piano, vedi se ti piace far podcast e dopo magari decidi di investire. Magari inizi a guadagnare anche qualcosina e decidi di investire. Bene, mi fermo qui, ti ho raccontato tantissime cose, ti ho fatto soprattutto, che questo era la mia, lo scopo di questo video, ti ho fatto ascoltare i due microfoni e adesso sta a te. Ti aspetto nei commenti in modo che tu mi faccia sapere quale dei due vale la pena acquistare, quale dei due suona meglio. Grazie mille e noi ci vediamo settimana prossima.